Ciao a tutti amici del Leone, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Leone, tendenze energetiche e romantiche per il mese di agosto 2024. La torre, ragazzi, wow! Momento di destrutturazione di certe credenze, di certe situazioni, di certe anche relazioni per qualcuno. Andiamo a vedere di cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida e la trovate sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono uno di tarocchi base e un altro corso di metafisica base sui chakra, e troverete anche il link al corso di approfondimento sulle figure reali che è in previsione per il 21 di settembre 2024. Le iscrizioni sono già aperte, se volete sapere qualche cosa in più o magari volete dare un'occhiata al programma mi potete contattare via mail. Bene, andiamo a vedere qual è l'energia. Partiamo con una stella, amici del Leone, il Sole. Dieci di pentacoli, wow, gli amanti, il mondo e il due di coppe, cioè ragazzi, altro che credenze che vi cambiano. Allora, devo dire che le carte sono stupende, strastupende. E la torre qua, adesso andiamo poi a vedere con i mini tarocchi, ma l'idea è che semplicemente destrutturiate certi modi di pensare, può essere nei confronti delle relazioni in generale. Ora andiamo a vedere carta per carta e parlerò della vostra energia, quindi se siete single potete anche rimanere con questa parte della lettura, poi nello specifico andrò a vedere per chi è in una relazione, insomma, e tutte le varie casistiche. Allora, partiamo da questa stella. Ah, l'ultima cosa, per tutto il mese di agosto c'è in promozione la lettura Ruota del Destino, che è una lettura bimestrale. Anche per questa, se volete maggiori informazioni, mi potete contattare via mail. Allora, c'è la carta della stella, andiamo un pochettino a vedere perché di solito la stella parla di obiettivi, parla di speranza, parla di ehm, qualche tipo di anche studio se vogliamo. Potrebbe esserci un obiettivo, un sogno inerente a una famiglia. Potrebbe anche essere quella di origine, non necessariamente quella che dovete creare voi, o volete, o avete creato, insomma. Andiamo a vedere il sole. 3 di bastoni e 7 di spade. Andiamo a vedere sto 7 di spade. Amanti. Ragazzi, ho la sensazione che si svilupperà un qualche tipo di pulizia a livello emotivo. Questo 7 di spade è come se rappresentasse qualche bugia sul vostro amor proprio, o sull'ideale dell'amore, o sull'idea che avete di relazione. Il sole in realtà è una carta che mi parla di chiarezza mentale e di espansione, e difatti abbiamo anche un 3 di bastoni che mi parla di espansione, però qui è come se ci fosse un qualche tipo di bugia
come vi avevo detto, che vi state autoraccontando. Andiamo a vedere il 10 di pentacoli. Probabilmente smaschererete delle mezze verità o cose di questo stile. Allora, il 10 di pentacoli è spiegato da un 3 di coppe e da un asso di spade. Dunque, mi piacerebbe andarle a vedere tutte prima di parlare, però ho l'idea, ragazzi, che potreste portarvi a casa delle sorprese in questo mese. Andiamo a vedere gli amanti, perché sento che voi comunque siete abbastanza predisposti ad una nuova relazione o ad andare incontro alla vostra persona di interesse, nel caso ne abbiate una. Ehm, Abbiamo il diavolo e il 6 di spade per gli amanti. Di nuovo, mi ridonda un po' il messaggio che vi ho dato qui, no? C'è qualche questione, qualche credenza legata al proprio ego o legata al tipo di cultura dove si è cresciuti o legata al tipo di semplicemente credenze che si sono create e assorbite durante la fase della vostra crescita che in qualche modo hanno a che fare o con la relazione, con l'ideale, con l'idea che avete di relazione, di coppia, di amore o è una questione che riguarda l'amor proprio. Andiamo a vedere il mondo. Due di pentacoli e 10 di pentacoli, che era già uscito qui. Ragazzi, qui la sensazione è che abbiate bisogno di uscire da un certo ciclo karmico, perché qui abbiamo un 2 di pentacoli e qui abbiamo due carte di compimento. Sento che dovete chiudere in qualche modo un cerchio, un circuito, un gruppo, cioè qui è lo stesso discorso di cui vi parlavo con questo 10 di coppe. Potrebbe avere a che fare con l'idea di crearsi una famiglia, con l'idea di famiglia, l'idea di relazione, come devono essere gestite le relazioni. C'è un qualche tipo di ideale che dovete distruggere. Considerato che abbiamo anche un 6 di spade, possono fortemente essere credenze limitanti. Andiamo a vedere questo bellissimo 2 di coppe, poi andiamo a parlare di single, chi è in relazione e via dicendo. Ok, wow. Allora abbiamo un 9 di coppe, una forza e un imperatore. Devo dire che la stesa finisce molto bene, ragazzi. Allora, se siete single, io ho l'idea che intorno a voi, ma intorno a voi intendo non tanto come zona geografica, ma come questione affettiva, cioè intorno o ai vostri amici o alla vostra famiglia c'è la possibilità di conoscere una persona con la quale da subito nasce un sentimento di profondo rispetto, di amicizia. È come se aveste gli stessi valori, è come se insieme vi divertiste molto bene, è anche come vi posso dire, è come se le cose fluissero naturalmente. E vi dirò che con tutte queste bellissime carte, una volta che voi pulite le vostre credenze limitanti, ho come la sensazione che le vostre barriere difensive potrebbero a un certo punto andare giù e troverete un punto di incontro con quest'altra persona. Cioè, ok, partiamo da qui. E tendenzialmente con il 9 di coppe e l'imperatore, ragazzi, vi dico che potrebbe essere proprio, avete anche due volte il 10 di pentacoli, potrebbe proprio essere una relazione bella stabile. È un nuovo inizio. Quando arriva la torre,
c'è la caduta dei propri schemi di comportamento, di pensiero, di quotidiano, del vissuto proprio, per dare il passo a una rigenerazione. E qui sento che inizia questa rigenerazione. Prima pulite le credenze limitanti sull'amore. Tipo, vi faccio un esempio di credenza limitante che potrebbe essere: l'amore fa soffrire, ok? In realtà non è così. Si sente tanto dire in giro, ma non è così. L'amore espande. Quando è sofferenza è perché non è amore. È bisogno. Allora, se siete in una relazione da tanto tempo, ragazzi, e c'è come questa esigenza di andare oltre, di fare un passo successivo, uno, vi dico che qui l'importante è parlare chiaro, essere chiari con l'altra persona, perché sento che comunque c'è una bella energia e sono sicura che riuscirete a trovare un punto di incontro per far andare un po' più in là questa relazione. C'è aria di ufficializzazione, c'è aria di festa, c'è aria di fidanzamento per qualcuno. Ho come l'idea che le cose vadano concretizzandosi, piano piano. Se siete in una relazione, diciamo non ben definita o comunque un po' complicata, allora per un gruppo piccolo, ragazzi, potreste scoprire che le cose non sono realmente come voi pensavate che fossero. Credo che qui ci sia una terza persona in mezzo. Ripeto, è per un gruppo molto piccolo, ma ho la sensazione che l'altra persona possa già avere una situazione familiare in piedi o una situazione di coppia in piedi. Non so a che livello sia, però è come se venisse a galla una verità. Qui avete 7 di spade e asso di spade. Ovviamente, come vi ho detto, risuona per un gruppo piccolo. Per quelli a cui non risuona questo messaggio, vi dico che sento che l'intenzione di andare avanti da parte dell'altra persona c'è, ma è come se prima doveste pulire, ripeto, c'è questa parte un po' che pesa. Tenete presente che il diavolo può anche essere associato al potere e quindi adesso non avete un 5 di spade, però avete un 7 di spade. Attenzione ai giochi di potere, a dire cose che non sono quelle, perché soprattutto, cioè, avete bisogno veramente della trasparenza e della chiarezza, della limpidezza del sole per creare una relazione come si deve. Prima di tutto si diventa amici e poi si diventa, diciamo così, qualche cosa in più, ok? In ogni caso, ragazzi, qualsiasi sia lo stato, diciamo, della vostra relazione, ehm, sento che si va verso un punto di incontro, verso una stabilità, verso un appagamento, la volontà di andare avanti, la volontà di costruire qualcosa di stabile. Per qualcuno potrebbe esserci, diciamo così, un tema inerente alla distanza. Ecco, se per esempio pensate che le relazioni a distanza non possano funzionare, questo potrebbe essere una credenza limitante. Per farvi un'ipotesi, per farvi capire che cosa intendo. Va bene, andiamo a vedere, amici del leone, un, un angelo del cuore. Ok, conversazioni sincere, infatti qui avevamo il sole. Esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti, bisogna essere trasparenti. E un'altra osservazione che vi faccio è che nella carta degli amanti i due personaggi sono raffigurati nudi, perché per darsi pienamente all'altro, per essere, diciamo, trasparenti al 100%, bisogna spogliarsi di tutte le paure, di tutti i dubbi e via dicendo. E poi abbiamo inganno, ed ecco qui che mi risuona con questo 7 di spade. Nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé.
Io credo che qui ci sia come una convinzione di dover essere in un certo modo perché la relazione funzioni. Potrebbe anche essere una cosa di questo stile, però fatemelo sapere poi nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere ancora un oracolo di questi. Ok. Pratica la visualizzazione. Questo credo che sia una delle prime volte, forse è la prima volta che mi esce. Bellissima la raffigurazione con tutti i chakra. Visualizza quello che hai bisogno di guarire o creare nella tua vita. La immagine deve racchiudere i 7 chakra, così che vai situandola, mettendola coscientemente in ognuno di loro. È un po' come dire visualizzo quello che voglio in ognuno dei 7 chakra. Con la respirazione anima queste immagini, dagli vita e riempi il tuo essere. L'obiettivo, metti in pratica e credi nel potere della visualizzazione. Effettivamente, ragazzi, la visualizzazione ha un sacco di potenziale e soprattutto è quella cosa che vi permette di fissare un obiettivo, di far maturare un obiettivo, mi viene da dire. Va bene, amici del leone, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata di ispirazione. Fatemelo comunque sapere nei commenti con un like, se avete piacere potete iscrivervi o condividere il video e per iniziare un percorso di crescita con me vi basta scrivermi una mail e io vi mando la lettera di presentazione dove spiego come lavoro con le credenze limitanti. Diversamente, se volete andare a vostro ritmo, vi invito ad abbonarvi al canale. I titoli dei video sono pubblici, quindi potete dare un'occhiata, sono le playlist con le copertine lilla e praticamente sono tutti i miei studi raggruppati, rimescolati, riordinati perché siano, diciamo così, una guida efficace che vi possa accompagnare durante il vostro percorso di crescita. Bene ragazzi, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!